Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Stiamo salendo sulla Grigna Meridionale, nonché Grignetta. Oggi è veramente una puntata speciale perché non si parla solamente di una salita, è veramente una puntata speciale. Stai collegato. Intanto io ho perso Sara. Ah, eccola qua Sara che sta cercando di mangiare qualcosa. Dai, partiamo! Sara, dopo la brioche non vorrei mica rimangiare di nuovo, no? Ha sempre fame la Sara. Ecco che stiamo arrivando al Rifugio Porta e come sempre alla fine del video vi darò tutte le indicazioni per fare questo stupendo itinerario. Nella stupenda sala di questo rifugio provvista di caminetto si racconta che Walter Bonatti facesse trazioni con le dita. Ok, qui abbiamo entrambi i sentieri, il 7 e l'8. Noi prendiamo il sentiero numero 7 per la cresta Cermenati. Ci lasciamo il Rifugio Porta alle nostre spalle e si sente anche un buon odorino dalla cucina, quindi va bene, dai, continuiamo, andiamo in vetta. Sei sicura, Sara? Ok, qui siamo al famoso bivio. Da una parte si va sentiero 7 e di qua la direttissima per il Rifugio Rosalba. C'è la traccia GPS di questo giro ad anello che va a Rifugio Rosalba, poi scende, che ce l'ha gentilmente inviato Marco. Ringrazio vivamente Marco per la condivisione delle sue foto e della sua traccia GPS. Trovate tutto sul sito arrivalnonno.it. Mentre Sara è lì che rimangia qualcosina, faccio una piccola riflessione perché vi ho parlato che questa puntata è una puntata speciale, un video speciale perché sulle Grigne praticamente è nato l'alpinismo italiano e si parla di quell'alpinismo autentico, di quei ragazzi che a fine guerra salivano da Lecco e venivano al piano dei Risinelli per scoprire e scalare queste vette. Oggi le conosciamo, ma a quel tempo erano semplicemente dei giovani che avevano voglia di esplorare, di uscire dalla città e di salire in vetta. Infatti questo video è iniziato proprio con la foto con dietro la chiesa con me e Sara nella posizione. Sono emozionato perché in quella posizione c'è una bellissima foto di Cassin e Bonatti, belli sorridenti, una bellissima foto. Quindi salire sulla Grignetta non è una salita in se stessa, ma è un viaggio nella storia dell'alpinismo italiano. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
ragazzo che scendeva giù ha detto che si è sentito male un cane in una stanza grande. Speriamo che stia bene. Ok, abbiamo raggiunto l'incrocio col sentiero Cecilia. Sara si è fermata come sempre a mangiare. Resta l'ultimo tratto, però ci fermiamo un attimo per una riflessione. Infatti mi sono portato oggi da rileggere, perché l'ho già letto, questo bellissimo libro di Mario Curnis e Simone Moro, Incordata, storia di un'amicizia tra due generazioni da 0 a 8000 metri. Ecco qua. È un libro molto bello, l'ho portato oggi perché mi ispirava di leggerlo un po' sulla Grignetta. E tratta, non è il solito libro che tratta di alpinismo, sulla storia, diciamo, sulle vette, sui curriculum, su queste cose qui. Questa è una storia di un'amicizia fra appunto due generazioni. Simone Moro, che è di una generazione, e Mario Curnis, che è di un'altra generazione. Mi è venuto in mente questo libro perché proprio l'altro giorno ne parlavo con Cristiano. Cristiano lo conoscete sicuramente perché commenta spesso i miei video. Lui ha scritto un libro su come creare i siti web adottando la strategia alpinistica di Simone Moro. Quindi mi è venuto in mente, e abbiamo parlato appunto dei libri di Simone Moro, e io ho detto che mi piace tantissimo appunto questo libro perché tratta dell'amicizia, perché legarsi in cordata è una cosa che ti lega ad una persona, è una cosa di fiducia. Essere incordata vuol dire avere una fiducia reciproca, quella fiducia e quell'entusiasmo che dovevano avere quei giovani che da Lecco salivano qua su queste montagne per scalare questi letti. Ok, dopo questa breve riflessione e un riposino che sta facendo Sara, eccola qui distesa. Ciao Sara, l'ultimo pezzo, dai saliamo, manca pochissimo. Bene, 2100 metri, dice l'altimetro, siamo quasi arrivati. Ora vi do tutte le indicazioni per fare questa bellissima escursione. Ci salutiamo dopo in vetta. Abbiamo lasciato la macchina ai piani dei Resinelli. Poi abbiamo preso la direzione per rifugio Porta, 1426 metri sopra il livello del mare. Appena sopra il rifugio abbiamo trovato le indicazioni per il sentiero 7, il sentiero 8, la direttissima. Al bivio successivo prendiamo il sentiero numero 7, nonché Cresta Cermenati. Da questo punto è indicato una tempistica per la vetta di 1 ora e 50, a mio avviso fattibile con passo veloce, senza pause né foto. Il sentiero passa a destra rispetto al canalone Caini. Fino all'incrocio col sentiero Cecilia, il nostro sentiero è facile, ma il tipo di terreno fa sembrare il dislivello salito molto maggiore.
per cui lo consigliamo per persone con allenamento. Dal bivio con il sentiero Cecilia restano solo 20 minuti di salita per la vetta, secondo noi i più belli e divertenti. Bene, dal modulo lunare per oggi è tutto. Ti invito a iscriverti al canale, di cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica di nuovi video, di lasciare un bel commento. Ciao, a presto, anche da parte da Sara che sta dormendo. Ciao!